Allora, una rapida dissertazione su quella che è la kinesiologia applicata. In realtà la kinesiologia applicata è una disciplina olistica. Olistica significa che esso praticamente prende in considerazione l'uomo nella sua globalità. Non a caso dal libro Sinopsi di David Walker, che praticamente è stato dettato dalla sapiente George Goddard, kinesiologo chiropratico americano, che ha dato vita alla kinesiologia applicata. Il suo allievo David Walker l'ha messo in campo e parte dal concetto della triade della salute. La triade della salute dice che un soggetto, per stare in un perfetto equilibrio, praticamente deve essere in equilibrio praticamente dal punto di vista strutturale, psichico e chimico-metabolico. Questo è il concetto fondamentale praticamente che anima, diciamo, la kinesiologia applicata. Inoltre la kinesiologia applicata, appunto, in questa triade della salute mette in campo il concetto che problematiche somatiche possono avere una componente psichica e viceversa, e quindi l'unità funzionale dell'organismo, che è costituito da queste tre essenze fondamentali, viene praticamente indicato nella triade della salute, che è un po' come la Trinità, il classico triangolo all'interno del quale c'è l'uomo. E praticamente un elemento importante che viene preso in considerazione nell'ambito della chiropratica e della kinesiologia applicata è ovvio qual è. Non è l'aspetto essenzialmente chimico-metabolico, perché la kinesiologia applicata non si occupa essenzialmente praticamente di nutrizione, poi nel tempo lo ha fatto, si è evoluta, ma almeno nelle prime battute non lo faceva. Non è un trattato di psichiatria, ma si interessa di quello che è l'equilibrio strutturale praticamente di un soggetto. Cioè un soggetto praticamente deve essere praticamente in equilibrio tra tutte quelle che sono le componenti praticamente strutturali di un soggetto, cioè il sistema osteomioarticolare, che diventa praticamente importante nel mantenimento dell'equilibrio. E quali sono i fattori che possono disturbare questo equilibrio? Questo è il campo di studio e di ricerca della kinesiologia applicata. Cioè la kinesiologia applicata cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che quando io ho di fronte un paziente nella sua globalità di psiche, quindi mente, corpo e componente metabolica, io praticamente vado a valutare il suo equilibrio strutturale. Nel mantenere il suo equilibrio strutturale, se questo viene a mancare, perché arriva da me appunto, potrebbe avere, diciamo, l'assenza, un elemento di disturbo nei famosi 5 fattori intervertebrali, IVF, Intervertebral Factor, praticamente, che sono praticamente i fattori che noi troviamo. E qui viene il simbolo della kinesiologia, il triangolo della salute con al centro l'uomo, circondato da questo cerchio in cui ci sono 5 fattori intervertebrali, che sono il fattore neurovascolare, il neurolinfatico, il liquido cefalo-rachidi o CSF, fluido cefalo-rachidi, la componente praticamente AMC, che sarebbe quella dei meridiani praticamente di agopuntura, che sono molto importanti, e N il fattore neurologico. Quindi questi sono i fattori. A questi 5 fattori poi si è aggiunto un sesto fattore con l'evoluzione del tempo, che è il fattore nutrizionale, che nel primo libro Sinopsi non è presente. E che cosa poi porta ancora avanti come primo passo la kinesiologia applicata? Quella che è la relazione fra il muscolo organo o il muscolo ghiandola. Quindi un muscolo è che il paziente arriva indebolito praticamente all'osservazione del paziente, potrebbe esserci che c'è una componente viscerale all'interno che è l'elemento di disturbo, che potrebbe essere un organo come il fegato o il cuore, o una ghiandola praticamente come il pancreas. Questa stretta correlazione praticamente fra i visceri interni e le componenti strutturali ci porta molto vicino a quella che è la medicina, l'MTC, la medicina tradizionale cinese. Tant'è vero che gli stessi cinesi hanno affermato che la kinesiologia applicata è forse la disciplina che più avvicina
la medicina tradizionale cinese al mondo, alla medicina occidentale, attraverso la kinesiologia applicata. Per loro è un grande balzo in avanti. E la kinesiologia applicata cosa fa? Utilizza questo test muscolare, ma soprattutto la kinesiologia applicata incomincia ad aprire un nuovo capitolo, quello che è il linguaggio del corpo, cioè il corpo umano praticamente ci parla, siamo solo noi che dobbiamo essere in grado praticamente di leggere questo linguaggio. Ed ecco comparire subito un'osservazione, una considerazione molto importante che potrebbe portare fuori asse il nostro discorso, che è la linea temporosfenoidale. Cioè uno si chiede: ma che c'entra la linea temporosfenoidale? Ebbene, nel momento in cui noi osserviamo un soggetto, in un'epoca in cui nasce la kinesiologia applicata e dove lo stress era il fattore aggiunto, che quando un medico non riusciva a capire